Ho finito ieri sera di vedere Arcane, la serie in animazione su League of Legends, il videogame, su Netflix, e sono rimasto gasatissimo. E su uno dei climax, insomma, c'è la colonna sonora di Sting. Non voglio spoilerare troppo, quindi cerco di essere... cioè non voglio spoilerare niente, quindi cerco di essere più vago possibile. Insomma, c'è questo brano che Sting ha composto per la serie in collaborazione con un violinista, Ray Chen. E insomma, allora, devo dire che quando l'ho visto ho avuto i brividi e anche un bel nodo in gola, non solo perché la colonna sonora è spettacolare, ma soprattutto perché va a sottolineare un momento fortissimo di quella che secondo me a oggi è un'opera pop, un'opera d'arte pop riuscita a 360 gradi. Diciamo che in linea di massima, se la memoria non mi tradisce, credo che non mi sia praticamente mai capitato di vedere un film o comunque un prodotto cinematografico tessuto su un titolo di un videogame che mi abbia soddisfatto. Nella maggior parte dei casi io credo che l'industria cinematografica vada a sfruttare un brand, un titolo, insomma gira una pellicola che comunque andrà perché per l'appunto c'è il brand, il titolo del gioco che tira, e nella maggior parte dei casi non c'è una scrittura, insomma, non c'è proprio una scrittura. In questo caso è talmente profondo il plot e i personaggi hanno uno spessore così valido, così interessante, che devo dire che la serie gli dà una pista al gioco dal punto di vista emotivo, nel senso che il gioco non vuole essere una roba emotiva, cioè una roba, è un videogame di quasi è uno sport se vogliamo ormai, perché alla base il gioco funziona così: ci sono due squadre composte da 5 personaggi ciascuno, quindi 5 giocatori che si sfidano su questa mappa, quindi lottano, per capirci, si sparano, si affettano, si lanciano incantesimi per conquistare la mappa dell'altro. Insomma, ora non è proprio così semplice, ma insomma qualcosa del genere. Quindi non è un gioco di narrazione, non è che lascia spazio, come dire, a racconto, a descrivere una personalità di un personaggio, la sua storia, no, cioè è proprio una roba così di endorfinosa, testosteronica. È effettivamente uno sport a tutti gli effetti, se vogliamo, tant'è che le finali si tengono in questi stadi enormi, ci vanno migliaia e migliaia di persone, peggio che ai concerti, e il montepremi conta, non so, milioni di euro, 10-12 milioni di euro, mi ricordo qualche anno fa, ora saranno anche di più. E Riot, che è la casa produttrice di questo videogame e di molti altri, ha deciso per l'appunto di fare questa serie, cioè graficamente è strepitoso, e la cosa più importante è la storia e lo spessore dei personaggi. Se devo dire qualche hashtag, intanto per raccogliere l'attenzione, i punti chiave sui quali viene tessuta tutta la storia possono essere il tema dello sbaglio, il tema dell'errore, la follia, temi non da ragazzini, no? Videogame, uno dice no, c'è una scrittura sotto. Tutto ciò condito con delle colonne sonore di altissimo livello. Il fatto che ci sia Sting sulla colonna sonora di un film di animazione tratto da un videogame ci racconta un po' che stiamo per vederne delle belle, voglio dire, in generale. Io non me lo sarei mai aspettato, non lo so, è una cosa che non ce la vedevo. E Sting è uno dei migliori compositori di musica moderna. Lui ha sempre tenuto un'integrità artistica importante, ha sempre fatto delle cose di altissimo livello, ha sempre venduto tantissimo senza, tra virgolette, vendersi nel senso negativo del termine, cioè non si è mai piegato a un pop scialbo per vendere, ha sempre mantenuto un livello alto e scritto delle cose molto interessanti, e anche in questo caso l'ha fatto. Quindi voglio adesso separarmi dal contesto della serie, dell'animazione, e semplicemente schiacciare play ascoltando le note di What Could Have Been, che è per l'appunto il brano che Sting ha messo come colonna sonora in questa parte bellissima, in questo climax di Arcane. Sentiamolo. I am the monster you created. You ripped out all my parts. La voce non ha quasi riverbero, è davantissimo. And worst of all, for me to live, I gotta kill the part of me that saw. And I needed you more. Sempre cantato benissimo lui, non ha bisogno di effetti. I
you know we had everything. Vocoder. And you broke me and left these pieces. I want you to hurt like you hurt me today. And I want you to lose like I lose when I play what could have been. Bellissimo, non mi sarei mai aspettato di sentire Sting con un vocoder. What could have been. Why don't you love who I am? What we could have been. I am your ghost, a fallen angel. You ripped out all my parts. Non c'è un vero e proprio ritornello, lo sviluppo di questo I tema. couldn't care what invention you made me, 'cause I was meant to be yours. È proprio una colonna sonora più che un brano strutturato per passare in radio. Bellissimo questo crescendo. Sto crescendo. Could have been. Mi ha fatto venire un bel nodo in gola adesso anche senza le immagini, perché è proprio bella. Non sono riuscito a intervenire tanto, mi sono lasciato un po' prendere dalla voglia di sentirla. Bellissima. Note tecniche da fare: non mi sarei mai aspettato di sentire Sting con un vocoder sotto. Per chi non sa di che cosa stiamo parlando, quella voce all'inizio, insomma, dopo il primo verso, i primi versi dove lui ha la voce praticamente asciutta, dopo si sente che la sua voce è come sovrapposta ad altre voci robotiche, se vogliamo. L'effetto si chiama vocoder, l'avrete sentito nei Daft Punk o anche nella famosissima canzone di John Legend, come si intitola? La ballad più famosa che ha fatto, All of Me, non mi veniva, All of Me. Praticamente come funziona? Si va a collegare una tastiera MIDI a un effetto e quando cantiamo suoniamo le voci dell'accordo che vogliamo che vengano sovrapposte alla nostra voce. Si vanno a creare per ognuna di queste voci una voce digitale, quindi robotica, che si sovrappone alla voce principale. Il brano per l'appunto vuole essere a tutti gli effetti una colonna sonora, non credo che ci sia un radio edit, non so che senso possa avere, voglio dire, lo ridico, non ha un vero e proprio ritornello, cioè quando hai finito di sentirlo ti rimane più una bella emozione addosso e il desiderio di risentirlo. Questo suscitano i grandi brani. Se ti ricanti il ritornello alla prima, possiamo dire che ha un ritornello, possiamo dire che ti romperai le palle dopo, insomma, farai presto a stufarti del brano. In questo caso invece è un brano da esplorare. Non credo di aver sentito un elemento percussivo dall'inizio alla fine, quindi quella che è la stesura dell'arrangiamento, quindi della parte armonica e come suddivisa fra i vari strumenti, i crescendi dinamici, le orchestrazioni e il disegno melodico sono alla base, la parte forte. Questa cosa qua è fondamentale per poter parlare anche della voce di Sting. In generale, e lo faccio chiaramente, parlo del mio, no? Oggi ho un po' divagato e non ho intenzione di spendere tantissime parole a riguardo, ma toccare
come dire, i punti fondamentali che riguardano Sting come cantante e come compositore, perché sono due cose che non sono scindibili. La voce di Sting praticamente è asciutta, sembra quasi che non abbia riverbero, ce n'ha comunque pochissimo, è davanti, ma c'ha questo suono così leggermente arioso, sussurrato, che la rende impastata benissimo con il resto del mix. Il suo stile è poverissimo, fateci caso, non è facile ricordare un vibrato di Sting, non vibra quasi mai, un portamento, e quasi tutto lineare. I suoi disegni sono prevalentemente lineari, certo, cioè non è robotico come disegno, c'è del glissando, c'è del portamento, ma è proprio minimo, proprio ai minimi termini. I suoi abbellimenti stilistici sono quasi nulla, è tutto timbrica e soprattutto scelte armoniche e melodiche. I suoi disegni melodici sono sempre fortissimi. Parlo spessissimo di questa cosa nelle mie masterclass. Spesso e volentieri dei disegni molto 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 semplici, quelli della musica super pop, hanno bisogno di interventi di abbellimenti melodici importanti, quindi vibrato, portamento, melismi, tutti i gorgheggini, timbriche che variano, e poi prima piano e poi forte e poi sporco. Però quando hai un disegno melodico forte come quelli che dipinge lui, non serve, cioè non che non sarebbe bello, però è talmente magnetico un disegno melodico come quello che è in grado di darci un compositore come Sting, che la nostra attenzione è già satura nel leggere la melodia, non ha bisogno di ulteriori abbellimenti. E la figata è che, ad esempio, io che non so niente di musica, ascolto il brano e scorre liscio, non è difficile da ascoltare, non è che è un jazz o una roba fusion, scorre liscio. Ma l'addetto ai lavori ci trova subito quel grado leggermente più alto di complessità, quindi c'è qualche grado fuori scala, qualche accordo che non è proprio quello all'interno di quella scala diatonica, che rende la composizione, sì, da un lato crea dei giochi di tensione che la rendono più scorrevole, ma anche al tempo stesso più interessante. E niente di più, insomma, il mio voleva essere un omaggio a qualcosa di bello. Mi piace pensare che nella mia umilissima community ci siano anche degli scrittori di musica che necessitano di stimoli, e qua di spunti ce n'è tanti. Nella caratterizzazione dei personaggi, primo fra tutti Jinx. Quando i personaggi folli sono descritti in questo modo, cioè quella follia è scaturita da qualcosa per cui tu, come dire, la condividi quasi, è comprensibile. Arrivi a pensare che potresti anche tu diventare folle, e allora ti lasciano il segno. Andatevi a vedere Arcane.